Innanzitutto una precisazione. Quando ho detto che mi ero irritato per la separazione di Loro, il film di Paolo Sorrentino, in due parti, non mi ero irritato tanto per il concetto di separazione, perché ho apprezzato film come Il Novecento, Il Padrino, Heimat, che sono divisi in più parti. Ma quello che mi irritava era che la separazione del film di Sorrentino fosse avvenuta su un episodio non concluso, ma addirittura troncato a metà nel momento culminante di una scena su lei che si gira per dire io ti amo, tac, il film è stato tagliato, che è una trovata bassamente commerciale, degna della puntata di una fiction o del fotoromanzo addirittura, o della telenovela. Ora, un film importante come questo, e come i film precedenti che ho citato, dovrebbe avere nell'episodio 1 una sua perfetta conclusione, dovrebbe essere compiuto, dovrebbe essere il primo ciclo di un'epopea di due cicli, non troncata a metà lasciando tutto in sospeso alla fine di un lungo preambolo. Era questa la mia irritazione, non la separazione, questo per chiarire le cose. In ogni modo, questa seconda parte di Loro, la cosiddetta Loro 2, è un film che sembra essere passato agli esami di riparazione, cioè nel senso che è migliore rispetto alla parte 1. È molto più compatto, molto più deciso e diciamo molto più concluso. Non solo perché è la fine, ma perché lo svolgimento della linea narrativa giunge ad una conclusione. Paolo Sorrentino, durante la conferenza stampa, ha detto abilmente, e lo capisco, per evitare ogni tipo di querela, ogni tipo di polemica, che il film non è un film su Berlusconi, ma è un film sulla storia d'amore di Silvio e Veronica. Io sono d'accordo sul fatto che il film sia una storia d'amore, ne sono assolutamente convinto. L'unico problema è che non è una storia d'amore tra Silvio e Veronica, ma è la storia dell'amore di Berlusconi e l'Italia. Una storia d'amore che, come quella di Silvio con Veronica, ha avuto degli alti e dei bassi, delle crisi, fino alla rottura. Sotto questo aspetto, sotto questa metafora, ammetto, un po' audace e diciamolo pure birichina, in realtà il film funziona perfettamente. Alla luce di questo, sia le scappatelle di Berlusconi da un punto di vista di vita privata, sia quelle che compie nella politica, hanno lo stesso giudizio morale e la stessa, diciamo così, giustificazione narrativa all'interno del personaggio. E quindi la bravura di Elena Sofia Ricci, che impersona Veronica, è anche, secondo Sorrentino, la dolorosa constatazione, la dolorosa amarezza con cui l'Italia si è trovata dapprima innamorata e poi via via sempre più delusa rispetto a Berlusconi. E in questo ambito Servillo sembra avere cambiato, come se avesse ascoltato paradossalmente le critiche o forse giustamente si fosse reso conto di avere esagerato con il suo regista, con Sorrentino, nella mascheratura di Berlusconi. Servillo ha preso un aspetto più umano, è diventato, cioè non che è diventato, perché la bravura dell'attore c'è sempre stata, ma è passato dalla fase della maschera a quella dell'interpretazione. E il suo talento rifulge in questa interpretazione dai toni suggestivi e diversi, dalla derisione all'amarezza, dal disprezzo alla crudeltà e in molti casi in una specie di fascino da affabulatore, da incantatore. Tutta questa gamma di espressività Servillo ce l'ha data, come
devo anche apprezzare la cialtronesca ribalderia suggestiva e feroce di Riccardo Scamarcio. E una cosa a parte merita Kasia Smutjak, che secondo me rappresenta, sempre secondo quella mia audace metafora, il popolo degli elettori di Silvio Berlusconi. Perché, sempre nella rappresentazione di Sorrentino, perché nel film lei è innamorata di Berlusconi ed è proprio la parte degli elettori che dapprima è stata innamorata di Berlusconi, lo è rimasta, ma lo è rimasta con una dolorosa, come dicevo prima, con una dolorosa amarezza, con una delusione che però non ha scalfito in fondo questo amore verso Berlusconi che chiaramente tutti gli oppositori identificano con una specie di stregoneria, con una specie di magia, attribuendolo alle televisioni, attribuendolo alla stampa, attribuendolo a chissà quali oscuri poteri. In realtà questo amore c'è stato, in parte c'è ancora, e Berlusconi anche nel film di Sorrentino, che secondo il mio giudizio può denigrarlo, ma da un'altra parte può esaltarlo quasi come tutti gli eroi negativi. In ogni modo, nonostante Sorrentino, Berlusconi conserva il suo fascino. E questo, per qualcuno che vorrebbe demolirlo, o forse no, perché Sorrentino ha dichiarato che non vuole demolirlo, ma allora che cosa ne vuol fare di Berlusconi? Le cose sono due: o lo condanni o lasci il giudizio della condanna agli altri descrivendolo soltanto, non lo so soltanto che la storia privata con Veronica nel film, questa storia d'amore, naufraga, frana praticamente, esattamente come frana l'Italia sotto il terremoto dell'Aquila. Questa è una conclusione e con questa vi saluto e vi ringrazio.